Ciao a tutti, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi ci divertiamo. Sono qui nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in un bosco, come vedete, innevato, e sono diretto presso una cascata molto particolare che spero ci riserverà delle sorprese sul piano fotografico. L'ambiente è abbastanza freddo, per cui la situazione potrà essere davvero molto interessante. Ma prima di iniziare il video di oggi vorrei ringraziare i ragazzi che hanno partecipato al workshop la settimana scorsa presso le rive del lago di Campotosto. È stata una bella mattina di condivisione fotografica, abbiamo scattato delle foto al lago all'alba, poi ad una cascata. Questi incontri si ripeteranno e per scoprire il prossimo incontro basta andare sul mio sito, vi lascio tutto comunque scritto nella descrizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle e rimanete con me, perché quella di oggi sarà davvero una incredibile giornata. Il sentiero dalla macchina per raggiungere questo posto meraviglioso non è molto lungo, si può impiegare circa 20 minuti, forse qualcosa di più, dipende dal passo e dalla situazione della neve. In alcuni punti la neve era piuttosto ghiacciata, bisogna andare con molta cautela, però vi posso assicurare che lo spettacolo è davvero incredibile. E guardate, qui dietro le mie spalle la cascata dello Schizzataro, è un luogo magico incastronato in queste rocce, in questa gola sotto il paese di Filetto. Lì sopra c'è Filetto, da quella parte c'è Camarga. Si sono formate delle stalattiti di ghiaccio, delle cascate, è veramente un luogo magico. Spenderò qui un po' di tempo a cercare la mia composizione, che non sarà facile, però sarà sicuramente molto interessante. Per fare questo utilizzerò la Olympus con diversi obiettivi, magari il grandangolo, magari il 12-40 e perché no anche un teleobiettivo per andare a fare delle fotografie più ravvicinate del ghiaccio. Però non voglio perdere molto tempo in chiacchiere, perché sta arrivando il sole e potrebbe rovinare la scena. Già vedo la lama di luce da quella parte che sta piano piano scendendo e potrebbe davvero creare dei bruttissimi effetti sul ghiaccio. Guardate che bello. Adesso mi metto al lavoro e vediamo che cosa esce fuori. E sono stato qui sotto la cascata dello Schizzataro per un po' di tempo a cercare delle composizioni per descrivere questo posto davvero incredibile. Alla fine ho realizzato alcune fotografie con il grandangolo, un po' più da vicino, alcune fotografie invece con un
uno zoom più standard, magari più quasi teleobiettivo, per andare ad avvicinarmi su quelle formazioni di ghiaccio lì che sono un po' brinate e c'è un po' di contrasto. Il luogo è davvero fantastico, credo però che adesso dovrò spostarmi per tornare verso la macchina, perché vorrei andare a fotografare il tramonto verso località Montecristo, sperando che le strade siano aperte e che un po' di colore sia dalla nostra parte. E dopo aver fotografato la cascata dello Schizzataro nel comune di Filetto, tra Camarda e Filetto, ho deciso di proseguire un po' sulla statale per Campo Imperatore. Naturalmente la statale è chiusa all'altezza del bivio per Montecristo e quindi ho deciso di proseguire a piedi verso la piana di Fugno, dove sono stato qualche volta, ma ho sempre trovato delle condizioni sfavorevoli alla fotografia. Si tratta di un piano anche in estate coltivato, dove c'è un laghetto e sul laghetto si rispecchia il Pizzo Cefalone da quella parte, e io spero di trovare il laghetto gelato per creare delle composizioni interessanti, magari con lo sfondo della montagna, o magari qualche colore arriverà dal cielo, chi lo sa. E per raggiungere il lago di Filetto, che si trova oltre quelle colline, bisogna percorrere questa strada che in estate è una strada, ma qui in inverno ora è completamente coperta di neve. Bisogna camminare per circa 1 chilometro e 2, dopodiché si aprirà il panorama. Nel frattempo vedo che il sole sta scendendo, per cui dovrò affrettare il passo. In circa 10-15 minuti si raggiunge velocemente la zona del laghetto. A vederlo da qui mi sembra gelato, però bisogna fare un po' di attenzione perché comunque la zona è molto acquitrinosa e quindi potrebbe verificarsi che magari sembra che sia neve, invece c'è acqua. Bisogna fare un po' di attenzione. E se ancora siete qui a guardare questo video, vuol dire che vi sta piacendo. Vi chiedo a questo punto di lasciare un like, magari di iscrivervi al canale, perché per me è davvero la cosa più importante che voi potreste fare per aiutarmi a continuare a realizzare contenuti qui per questo canale, per voi. Adesso devo raggiungere il lago, altrimenti va a finire che mi perdo la fotografia del tramonto.
ecco, credo che questo sia il punto in cui posso spingermi. Oltre vedo il ghiaccio e onestamente non mi fido di finire in mollo proprio questa sera e rovinare questa bellissima situazione. Per cui in questi casi bisogna sempre mantenere un po' la calma, guardarsi intorno e cercare di capire com'è l'ambiente intorno a noi. Allora, la composizione è molto semplice, guardate dietro le mie spalle c'è il pizzo cefalone che si sta colorando veramente in modo molto, molto bello, interessante. Purtroppo non ci sono nuvole, c'è giusto qualche velatura e questa magari tra poco potrà iniziare a colorarsi. Vedete che l'ambiente circostante ormai è andato completamente in ombra, però mantiene una certa brillantezza proprio per via del bianco della neve. Magari utilizzerò un filtro graduato per equilibrare un po' l'esposizione. Io tra l'altro sento anche un po' il rumore del ghiaccio qui che si muove, per cui non so se sarà il caso forse di spostarsi un po' più verso la sponda da quella parte ed evitare veramente un bagno in una situazione qui quasi polare. Direi che qua siamo più al sicuro. E la composizione è abbastanza semplice, come dicevo prima, bisogna far capire dove ci troviamo per ambientare un po' la nostra fotografia, per cui cercherò di includere anche quel caseggiato lì, quel rudere praticamente, e cercherei anche di fotografare un po' di riflessi colorati che si creano qui sul bordo del ghiaccio. Mettiamoci il lavoro e vediamo che cosa si può fare. Di certo non è un tramonto epico, però posso dirvi che la situazione è davvero bellissima. Ci sono delle nuvole in fondo da quella parte che si stanno un po' colorando per via del sole che ormai è sceso a ovest verso gli orizzonti occidentali. Con il polarizzatore il cielo si scurisce in modo molto intenso e i colori delle velature escono davvero fuori. E cercherò ora di realizzare le ultime fotografie qui sul lago di Filetto. Questo è il Piano di Fugno, un luogo veramente incredibile. D'inverno è una landa polare, desolata, non c'è veramente nessuno per chilometri e chilometri. Realizzerò queste ultime fotografie, ma voglio ringraziarvi per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Date uno sguardo al mio sito internet perché ci sono dei workshop programmati per la fine di febbraio e gli inizi di marzo. Magari riusciremo anche a tornare insieme proprio in questo punto per realizzare qualche fotografia, per condividere un po' di fotografia di paesaggio. Qui dal Gran Sasso per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!